Amici del pallone sotto la mole, buona giornata. Oggi con voi vorrei parlare delle motivazioni che sono uscite che spiegano il perché della penalizzazione di 15 punti della Juventus. Ora, partiamo da una premessa. Questo è stato il primo canale che ha annunciato il 27 di gennaio che i 15 punti di penalità saranno restituiti alla Juventus. A distanza di qualche giorno noi lo ribadiamo con la stessa fermezza di allora. Perché questo? Perché è una sentenza opinabile. Perché questa è una sentenza opinabile? Perché in questi giorni sono stati interpellati diversi avvocati, diversi giuristi, uomini di diritto che conoscono la legge. E che cosa è emerso da queste interviste che hanno rilasciato? Che non c'è niente di chiaro, nel senso che c'è chi si è schierato verso la sentenza dicendo sì, è giusto, la Juventus deve essere condannata, e chi invece dice no, è una sentenza che è giusto il ricorso e verrà annullata. Quindi perché dico opinabile? Perché rimane estremamente soggettiva, non potrà essere accolta nella maniera più assoluta. Un giudice deve avere la certezza della pena, la certezza delle motivazioni per poter o meno confermare l'impianto accusatorio, e questo non è così. Questo non è così. Entriamo più nel dettaglio per capire bene che cosa è successo. Ora, se usciamo per un momento dal campo sportivo, perché nel campo sportivo rimaniamo un po' tutti, come dire, faziosi, no? In base alla nostra fede, tifo sportivo, siamo chi pro, chi contro la condanna. Ma nell'ambito della cronaca, che cosa è sempre stato detto dalla giustizia? Meglio un presunto colpevole libero che un innocente in carcere. Ragazzi, questa è la situazione. Cioè, nel momento che le motivazioni rimangono opinabili, rimangono a stesura soggettiva, io la posso pensare in un modo, tu che leggi la pensi in un altro. Un giudice non può essere imparziale, non può, e quindi sarà costretto, in belle parole, a dover fare un discorso della serie: va tutto bene, ok, le motivazioni ci sono, ma non possono confermare una condanna. A questo si aggiunge anche un'altra cosa che è un bello schiaffo per gli anti-juventini: la sentenza di Madrid, nella quale Real Madrid, Barcellona e Juventus vengono assolte per l'idea della Superlega, e quello è un bello schiaffo per gli anti-juventini, ribadisco. Quindi UEFA, FIFA non possono avere il monopolio della concorrenza. Le idee anche di altri devono essere valutate, e questa è già una cosa importante. Va benissimo che questa è solo il primo passo, perché il Tribunale Madrid potrà essere poi rivista tale decisione al Tribunale del Lussemburgo, però già questo è un primo passo. Adesso vediamo. Noi ribadiamo sempre con la stessa fermezza di quello che è stato detto giorni fa: i punti saranno restituiti alla Juve. Le motivazioni non sono chiare, a parte il fatto che poi si parla di plusvalenze che non sono illegali, perché le plusvalenze non sono illegali, non sono una cosa che ha fatto soltanto la Juventus, ma di queste plusvalenze si parla che il capo d'accusa sono 80 milioni nel giro di 3 anni, di 3 esercizi. Una media matematica di poco più di 26 milioni a stagione,
no? Più o meno è questa, se facessimo una media matematica. E se 26 milioni a stagione sono un capo d'accusa, a quel punto mi viene da chiedere, ma allora i 20 milioni di Tonali del Milan, i 20 milioni di Osimhen nel Napoli, no? Quei 6 milioni ti fanno fuoriuscire dai binari, è quello la motivazione. No, noi stiamo tranquilli, i 15 punti ci verranno restituiti, lo ribadiamo con fermezza e pensiamo al campo, questo è riferito alla squadra, pensiamo al campo, di farne altri da qui a 2 mesi quando ci sarà il verdetto definitivo. Voi ragazzi, per continuare a essere aggiornati, sempre in anteprima, perché noi diciamo le cose in anteprima, continuate a seguirci e continuate a iscrivervi al canale, va bene? Ciao a tutti, buona giornata e fino alla fine.